Come state amici? Se sognate destinazioni esotiche per il vostro prossimo viaggio, ho una bella notizia per voi. Non serve andare lontano, perché in Italia c'è senza dubbio una delle isole più belle del Mediterraneo. Sto parlando di Lampedusa. Io ci sono stato per la terza volta quest'anno e questo posto davvero non delude mai. Nel video di oggi vi faccio vedere alcuni dei posti che non dovete assolutamente perdere e per quelli ancora indecisi vi dico anche i miei 5 motivi per cui vale la pena venirci almeno una volta nella vita. Fatemi sapere se siete d'accordo alla fine del video. Gommone, diving, Pelagos, cambio. Il primo motivo per venire a Lampedusa è che quest'isola è il posto perfetto per gli amanti del mare. Qui infatti potrete fare tantissime immersioni e avere la possibilità di vedere la Madonna del Mare o addirittura immergervi con gli squali a lampione. Una curiosità sulla Madonna del Mare, che tra l'altro è dove ho fatto la mia prima immersione da brevettato, è che è nata come un simbolo di protezione per i pescatori, i marinai e anche per i subacquei. La statua si trova a 14 metri di profondità, quindi si può vedere con un semplice brevetto open water. Mentre per andare a vedere gli squali serve essere dei subacquei esperti ed avere un brevetto un po' più avanzato. Se non avete il brevetto non temete, potete fare come ho fatto io e farlo in soli 4 giorni. Vi lascio i contatti del mio fantastico istruttore qui sotto. Lui ci ha fatto sentire sempre super tranquilli e sempre a nostro agio, che secondo me è la cosa fondamentale quando si fanno le immersioni. Io però vi consiglio di andarci preparati e fare il corso da sub prima nella vostra città, così poi potrete fare tutte le immersioni belle direttamente a Lampedusa e non perdere tempo a fare il corso. Il secondo motivo per cui venire a Lampedusa è sicuramente la vicinanza. Quest'isola infatti si trova in Italia ed è raggiungibile facilmente con un'ora d'aereo dai maggiori aeroporti italiani. Inoltre i prezzi dell'isola sono più o meno accessibili, anche se magari ad agosto aumentano un po'. Se venite a Lampedusa poi non potete perdervi il posto più scenico in assoluto. Sto parlando dell'Isola dei Conigli. Non serve farsi 10 ore d'aereo e andare in Indonesia o alle Maldive per avere un mare così. Visitare questo posto ripagherà secondo me tutto il vostro viaggio. Per arrivarci dovrete fare una passeggiata abbastanza accessibile a tutti che dura più o meno 20 minuti e poi vi ritroverete in questo paradiso. Portatevi tanta acqua che fa caldissimo e mi raccomando di prenotare sul sito perché per preservare la spiaggia i posti sono limitati e quindi potete scegliere se andare nel turno della mattina o in quello del pomeriggio. Una volta che siete arrivati fino a Lampedusa, vale assolutamente la pena di andare a visitare la vicina isola di Linosa. Per arrivarci dovrete farvi o 3 ore di traghetto o 1 ora e mezza in gommone. Questa minuscola isola è completamente diversa da Lampedusa. Infatti l'isola è di origine vulcanica. Qui sarete veramente in pace con il mondo. Potrete rilassarvi e staccare la spina completamente e godere di un mare così. Si gira comodamente in motorino, in bici o a piedi. Io vi consiglio di dormirci almeno 1 o 2 notti per godervi l'isola a pieno. Il motivo numero 5 per cui venire a Lampedusa poi è l'acqua azzurra della Tabaccara e in generale l'acqua cristallina dell'isola. Per godere di questo colore di mare incredibile però dovete fare un giro in barca, quindi il mio consiglio è quello di affittarne una per tutto il giorno, venire qui la mattina presto e poi proseguire con il giro dell'isola e la scoperta di altre calette nel pomeriggio. Noi siamo stati fortunati e ci siamo andati con la barca dopo un'immersione. Poi ovviamente tra gli altri motivi per cui venire a Lampedusa ci sono sicuramente l'ottimo cibo siciliano e il fatto di potersi rilassare anche sulle calette più tranquille. Le mie preferite un po' meno famose sono Chatuperzu e Mar Morto. Non aspettatevi spiagge di sabbia perché l'isola è principalmente fatta di sassi, ma comunque si possono godere alla grande grazie ai lettini che vengono messi a ridosso dell'acqua, anche se entrare in acqua a volte è un po' difficoltoso. Passiamo ora a un po' di aspetti negativi dell'isola, anche se state tranquilli, non ce ne sono molti.
Il primo è che, come dicevo, c'è poca sabbia, quindi se avete dei bambini oppure se vi piace rilassarvi con l'asciugamano sulla sabbia, ecco questo posto forse non è proprio il più adatto. Il secondo è che ad agosto l'isola è veramente tanto affollata, quindi magari cercate di venirci o a giugno o a settembre per godervi questo posto con un po' meno gente. E poi magari il paese non ha molto da offrire a chi cerca intrattenimento notturno. Che dire, se siete amanti del mare potrete starci anche 3 mesi, ma secondo me per godersela al meglio tra i 7 e i 10 giorni sono più che sufficienti. Lampedusa è il posto perfetto per rallentare, infatti qui e anche a Linosa il tempo sembra scorrere più piano. Ci si può riconnettere con la natura e godere di un mare davvero, davvero bello. E secondo voi vale la pena venirci o no almeno una volta nella vita? Fatemelo sapere nei commenti. E se poi volete un po' di ispirazione per 2 mete un po' più lontane, vi lascio qui 2 ottime opzioni. Grazie per aver guardato e ci vediamo al prossimo video.